Ciao, sono Beppe Bergomi e questo è Inter Memories. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. Allora, qui siamo, diciamo così, io non voglio chiamarlo museo, è un mio ufficio dove ho messo dentro tanti miei ricordi, sicuramente sia dell'Inter che della nazionale, e quindi quando vengo qui per preparare le mie partite, i miei studi a Sky oppure i miei allenamenti davanti al computer, ecco, mi rifugio qua e poi la mente va e vado a vedere insomma tutti i miei ricordi. Però vi voglio far vedere subito, secondo me questo sono maggiormente affezionato, è la mia maglia dell'esordio con l'Inter, 22 febbraio del 1981, c'è ancora lo scudetto, perché l'Inter nel 1980 vince lo scudetto ed erano ancora tutti italiani. Quindi questo a me piace sottolineare, in un momento dove viviamo tanto cambiamento, quindi questa maglia l'ho messa qua e l'ho messa insieme a quella del Mondiale dell'82. Questa è proprio la maglia della finale che abbiamo vinto contro la Germania e mi è rimasta solo questa, perché non ne abbiamo più altre, le altre sono nei musei. Quindi mi piaceva partire da queste due maglie che hanno caratterizzato soprattutto l'inizio della mia carriera, ma sono due traguardi importanti per quanto mi riguarda. Per me il settore giovanile è stata una palestra di vita, perché sono arrivato che avevo 13 anni e mezzo, il primo giorno mi sono seduto sul pullman di fianco a Riccardo Ferri e dopo abbiamo fatto una carriera parallela insieme sia nell'Inter che nella nazionale, perché gli insegnamenti che mi hanno dato gli allenatori, ma soprattutto voglio citare una figura che per me è stata fondamentale come Arcadio Venturi, che è stato il mio primo allenatore nei giovanissimi. Voi dovete sapere che io le prime due partite del settore giovanile faccio 2 gol e dopo la terza Venturi mi fa: ok, adesso vieni qua, impara a marcare, che se una volta si giocava a marcature a uomo e tutto quanto, e quindi da lì sono diventato un marcatore. Lui poi mi ha portato negli allievi, ho proseguito il mio percorso con la primavera, poi me lo sono ritrovato in prima squadra perché lui ha fatto il secondo di Trapattoni. Comunque il settore giovanile per me è veramente fondamentale per la mia crescita, non solo calcistica ma anche personale, perché il settore giovanile dell'Inter ti insegna determinate cose e mi piace sempre sottolineare, oltre all'aspetto tecnico-tattico, l'aspetto dell'educazione, del comportamento, del rispetto. Sono tutte regole di vita che poi mi sono portato anche quando sono uscito dal calcio, ma soprattutto quando sono arrivato in prima squadra, con Riccardo Ferri, con Walter Zenca, con Beppe Baresi, che è stato quello più vicino a me, nel senso, quando io ho fatto l'esordio, lui, abbiamo 5 anni di differenza, ancora adesso c'è un'amicizia particolare e mi ha aiutato tantissimo, ecco. E se penso a quei momenti, pensare magari anche a un derby, dove era vissuto con tanti giocatori che arrivavano dal settore giovanile da una parte e dall'altra, dove c'era grande rivalità ma grande rispetto, ecco, quindi era molto sentito. Quindi per me il settore giovanile è stato fondamentale per la mia crescita e sarò sempre grato. La mia prima partita, il mio esordio, 22 febbraio del 1981, io avevo già esordito in Coppa Italia, a 16 anni a Torino contro la Juventus. Io andavo a scuola, la prima squadra si allenava al mattino, io andavo al pomeriggio ad allenarmi. Eravamo io, un altro ragazzo della primavera e il terzo portiere. A un certo momento io ero stanco, volevo allenarmi con i miei compagni. C'era la fermata dove da una parte portava a Rogoredo e dall'altra Piazzale Lotto, poi per andare ad Appiano Gentile. Io ero pronto per andare a Rogoredo, arriva Arcadio Venturi, mi prende di peso, mi porta dall'altra parte, ma tu devi andare su. Sono andato su, mi sono allenato, sono stato convocato. La notte è arrivato un attacco d'appendicite a Nazareno Canuti, vado in panchina e poi dopo un quarto d'ora si fa male le L'Oreali e Bersellini guarda, prima dice a Pancheri di scaldarsi, poi lo dice anche a me, dice scaldati anche tu e poi mi butta dentro.
butta dentro contro il Como, vinciamo 2-1, io Marco Nicoletti, ma lo racconto sempre anche ai miei ragazzi dell'Accademia Inter quando li alleno, che io la prima palla che tocco di testa non la rinvio bene, arriva Gobbo e fa gol dell'1-1. Però poi la partita la vinciamo e da lì è partita la mia avventura con l'Inter. In quel primo anno 12 presenze, la Coppa dei Campioni, però il mio esordio contro il Como, partita difficile, però devo dire veramente grazie a Bersellini che ha avuto il coraggio di farmi esordire a quell'età. Il secondo oggetto che vi voglio far vedere in questo momento è il Calciatore d'Oro. È un premio che adesso non c'è più. Questo si riferisce al 1982, veniva premiato il miglior giovane della Serie A. E quindi poi premiavano anche il miglior giovane della Serie B. Io mi ricordo ero con Rampulla allora per la Serie B, e quindi era un premio molto ambito. Poi lo faceva sempre l'Interclub del centro Milano, adesso non mi ricordo più, vedi che ci sono tutti i colori nerazzurri. Mi attacco perché questo è il 1982, è l'annata 81-82, dove noi sempre, insomma, in quella stagione arriva il mio primo trofeo all'Inter, per la Coppa Italia, che vinciamo in finale col Toro, però c'è anche il 6 settembre dell'81, nella Coppa Italia a gironi, una volta era a gironi, bisogna andare un po' indietro, noi avevamo un punto di vantaggio sul Milan, ultima partita derby del girone. Derby, noi all'89esimo stavamo perdendo 2-1, calcio d'angolo di Pasinato, colpo di testa di Altobelli, Bergomi, io al volo di sinistro in mezzo a tante gambe, gol del 2-2 e grande esultanza, che ci ha permesso di passare il turno e poi di andare avanti battendo la Roma, il Catanzaro e poi la finale col Toro e vincere quella manifestazione. Ecco. Vabbè, poi nell'82 arriva anche la convocazione, insomma la partecipazione al Mondiale di Spagna, dove insomma divento campione del mondo, ma anche lì devo sempre dire grazie a quei grandi campioni e grandi uomini che erano e la guida di Bearzot che ci ha permesso di arrivare fino in fondo. Se mi aspettavo di andare a quel Mondiale, allora io faccio l'esordio il 14 aprile dell'82 a Lipsia, Germania Est, c'erano ancora i pali quadrati di legno e Bearzot mi convoca e mi fa giocare il secondo tempo, entro in campo a metà del secondo tempo al posto di Marangon. Allora, voi dovete sapere che i giornalisti sanno sempre tutto. E allora Gino Bacci di Tuttosport mi diceva: zio, tu vai al mondiale. Ma sei sicuro, Gino, che vado al mondiale? Qua c'era la lista dei 40 una volta. Quindi esce la lista dei 40 e sono dentro. E poi è uscita la lista dei 22. Ma non è come oggi, una volta 11 giocavano, 5 andavano in panchina e gli altri andavano in tribuna. E io partivo la riserva della riserva, perché la riserva dei difensori era Pietro Vierkovut, che si fa male la caviglia 3 giorni prima dell'inizio del mondiale, Bearzot viene da me e mi dice: tu vieni in panchina e sei la riserva di tutti i difensori. E da lì sono andato in panchina per poi esordire contro il Brasile, perché si fa male Colovati, semifinale con la Polonia e la finale contro la Germania. Che Tardelli il giorno prima mi dice: preparati bene che domani devi marcare quello biondo. Quello biondo era Karl-Heinz Rummenigge, 2 volte pallone d'oro, poi sarebbe diventato mio compagno di squadra all'Inter, persona straordinaria. E io ho detto: ma manca Antonioni, perché devo giocare io? Tu preparati bene. Infatti il giorno dopo Bearzot mi comunica che avrei giocato quella partita, che, insomma, poi abbiamo vinto 3-1 e siamo diventati campioni del mondo. Voi sapete perché mi chiamavano zio. Allora, io la prima volta che sono entrato nello spogliatoio della prima squadra, avevo 16 anni, mi siedo di fianco a Giampiero Marini. E Giampiero mi dice: di dove sei? Mi faccio: sono di Settala. Fa: io sono di Lodi, ci sono 15 chilometri. Mi fa: quanti anni hai? Gli faccio: ho 16 anni. Fa: sembri mio zio. E da lì è rimasto zio per sempre, ancora adesso. Tutti mi chiamano zio, a me fa piacere assolutamente, ma Giampiero poi era quello che dava un po' tutti i soprannomi a tutti i giocatori. Questi palloni sono palloni che per me sono dei ricordi molto belli. Lascio perdere gli altri 2 che sono, finale 82, mondiale 90, ma questi 2 sono i primi 2 che ho preso. Faccio vedere questo perché questo è quello della mia 100ª partita, un po' rovinato qua, però si riesce ancora
a leggere, era un Inter-Napoli 2-1 dell'84, una volta c'era un pallone solo. Non è che come adesso che ce ne sono 10, 20, qualsiasi tipo di pallone, e quindi per averlo era difficilissimo. Siccome era la mia 100ª partita, sono andato dall'arbitro e gli ho detto: "Signor arbitro, mi può regalarla, mi può dare la palla?" Me l'ha data e quindi è ancora qui. Questo invece è un derby Inter 2 Milan 0 con gol di Aldo Serena e Hansi Müller. Più o meno lo stesso periodo, sempre 83-84. E niente, quindi questo sono riuscito ad averlo anche questo qui e sono qua. Non è che ho fatto tanti gol, però da difensore io ho fatto 28 gol nell'Inter. 23 in campionato, ho fatto 5 in Coppa Italia, ne ho fatti 6 in nazionale. Quindi, sai, una volta fare il difensore marcatore, andare avanti non era semplice, ecco. Però il gol in Coppa Italia, il primo contro il Milan, è un bellissimo ricordo. Ma poi io ho giocato 44 derby. Era la partita che soffrivo di più nella preparazione di tutta la settimana. Perché sempre tornando al discorso del settore giovanile, quando arrivi da lì, sicuramente è importante quel senso di appartenenza forte, quindi la rivalità cittadina la sentivi parecchio. Però era anche quella che mi piaceva giocare maggiormente. Perché quando tu salivi le scalette ed entravi in campo, a me succedeva questo, un clima ovattato tutto intorno e quindi tu eri concentrato sulla gara ed era bella, era uno spettacolo giocare quella gara lì, quella partita. Poi la statistica vuole che ne ho vinte 13, ne ho persi 13 e gli altri li ho pareggiati, ecco. Però è stata la partita che ho giocato di più, ma che mi faceva soffrire all'inizio e poi però era bella. Però quando la perdevo la notte non si dormiva più. Allora adesso vi porto qui perché vi faccio vedere le coppe UEFA, la Coppa del Campionato. Sono legato a tutte le mie vittorie, dalla prima che era la Coppa Italia. A me piace raccontare la storia della Coppa UEFA perché, soprattutto la prima, perché ci eravamo girato intorno nei primi anni '80, ma perdevamo sempre in semifinale con Real Madrid, partite sempre complicate e difficili, non sto qui a raccontare, ho preso anche una biglia in testa, ma non è servito a niente. E quindi la vittoria in finale con la Roma, doppio confronto, perché era il primo trofeo europeo che l'Inter conquistava dopo la grande Inter. Quindi sono legato tantissimo a quella Coppa UEFA. Quella del 94, vinta in casa, anche quella un bellissimo ricordo, in un anno difficile e travagliato, dove la squadra ha rischiato anche di retrocedere. E l'ultima con Gigi Simoni, insomma la finale di Parigi, con il gol di Ronaldo, quella era una grandissima squadra, veramente un grande gruppo. Per quanto riguarda invece il campionato, il campionato 88-89 io penso che è il più bel traguardo che ho raggiunto con l'Inter, perché è una grande squadra, era una squadra formata da tanti italiani che giocavano in nazionale, ma che avevano bisogno secondo me di un campione o di due campioni, perché quando sono arrivati sia Lothar che Andy, Lothar Matthäus ed Andy Brehme, hanno dato quella mentalità a quella squadra, e con una guida come Trapattoni che ci ha permesso di fare un certo tipo di percorso, ecco. Piace sempre sottolineare anche la partita, secondo me, importante. Noi veniamo eliminati dal Bayern Monaco, ma 3 giorni dopo battiamo il Milan nel derby su un cross mio e gol di Aldo Serena. Ci ha dato la consapevolezza di poter andare fino in fondo e di poter lottare per quello scudetto. Quindi anche questo, secondo me, è il traguardo più bello in campionato, il campionato dei record, 58 punti. Insomma, un po' quello che ha fatto l'Inter quest'anno, ecco, che è stato, secondo me, eccezionale. Allora, dalla Coppa UEFA, cioè dal campionato 88-89 all'ultima, per quanto riguarda il mio percorso all'Inter, l'ultima Coppa UEFA vinta, di mezzo c'è tanto. Cioè, nel senso che c'è un cambio di società, finisce l'era Pellegrini, entra l'era di Massimo Moratti, e io dico sempre una cosa: in una carriera che dura 20 anni, i momenti di crisi ci sono, momenti di difficoltà, momenti dove
ti fischiano anche i tuoi tifosi, perché le responsabilità cambiano da quando hai 18 anni e quando ne hai 35. Però la cosa bella poi, nei momenti di difficoltà bisogna rallentare, bisogna allenarsi di più, bisogna cercare di comportarsi in una determinata maniera, giocare in semplicità per poi tornare ad essere quello che eri. Perché per me i traguardi più belli sono anche fine carriera. Abbiamo raccontato quelli dell'inizio, ma fine carriera, quando tu vinci una Coppa UEFA, sfiori un campionato e non sto qui a ricordare tutti gli episodi, torni in nazionale e fai il tuo quarto mondiale, è una grande soddisfazione, ecco. Nel mezzo, nelle difficoltà, bisogna starci dentro, perché poi attraverso le qualità morali, quello che ti ho raccontato prima, tu puoi scavalcare e poi tornare ad essere quello che eri. Quindi mi piace ricordare questo percorso, anche magari non vincendo molto in quel periodo lì, però nelle difficoltà si cresce. Lothar Matthäus e Ronaldo sono stati i due compagni sicuramente più forti, con caratteristiche diverse. Ronaldo, io la tecnica in velocità che ho visto da Ronaldo non l'ho vista da nessuno. Io racconto sempre questo: primo allenamento, partitella a campo ridotto, rinvio con le mani di Frey, e adesso gliela prendo io Ronaldo. Invece lui va in conto di petto, mi fa pallonetto e al volo fa gol a Pagliuca. Quindi ho detto, chi si è presentato qua? Quindi veramente un giocatore unico. Pensa che poi solo il primo anno noi abbiamo visto il vero Ronaldo, ma anche nelle difficoltà, dopo gli infortuni, dominava ugualmente le partite. Però se io devo scegliere il mio campione, quello più forte, parlo di Lothar Matthäus. Perché Lothar aveva la mentalità. Tedesco, vincente, aveva sempre voglia di migliorarsi, si fermava a fine allenamento. Lui fa gol nel mondiale di sinistro e ringrazia Trapattoni perché a fine allenamento lo teneva lì a calciare. Quindi questo era Lothar Matthäus, e quindi sono i due più forti. Poi, sai, sono passati tantissimi, come faccio a non citare Rummenigge, che per me è stato veramente un personaggio incredibile. Però se devo dire Lothar Matthäus, Ronaldo. Nel finale di carriera sicuramente arrivano grandi soddisfazioni, anche un po' delle delusioni, perché devo dire la verità, io quando l'Inter non mi ha più rinnovato il contratto, io stavo ancora bene fisicamente e cercavo di continuare la mia carriera. Poi io via dall'Inter non mi vedevo da nessun'altra parte, è iniziata per me un cambiamento epocale, perché oggi sono qui che parlo con voi alla televisione, ma allora non ero uno di poche parole. E quindi sono andato a lavorare in televisione. Però, ripeto, il Mondiale del 98 e la stagione con Gigi Simoni sono state per me fantastiche, perché Gigi, quando si è presentato la prima volta, viene da me, viene e mi chiama, fa Beppe vieni qua, e mi dice: io su di te sento tante cose, fa, per me siete tutti uguali, chi ha 18 anni e chi ne ha 35, quello è il campo, chi merita gioca. Ho fatto una delle mie stagioni più belle, quindi con continuità di prestazioni, di risultati, che poi mi ha permesso. A Parigi, racconto questo aneddoto che è carino, io non gioco perché sono infortunato e Cesare Maldini dalla tribuna mi fa così, dice, ho detto mister, vengo in tribuna, parliamo, ho detto se guarisci ti porto al mondiale. E quindi sono andato al mondiale del 98, anche lì poi ho giocato, siamo stati eliminati dalla Francia ai calci di rigore dove Baggio sfiorò il gol così nel golden goal nei supplementari, quindi quelle sicuramente sono state grandi soddisfazioni. Questo trofeo è il trofeo che la società mi ha dato quando ho fatto la mia partita d'addio. E sai perché sono molto legato ed è qui insieme a tutti i trofei importanti? Perché me l'ha consegnato Giacinto Facchetti. Un grande uomo, un grande capitano, un esempio positivo per tutti noi, per me in modo particolare, ma soprattutto per tutti gli interisti e per tutti noi, assolutamente una grande persona. Poi adesso io conosco i figli, la famiglia, so cosa vuol dire, ecco, quindi sono legato tantissimo a questo trofeo perché me l'ha consegnato lui. Allora, io ho fatto 758 presenze. Tutte queste gare mi lasciano dentro, nel profondo. Io sono molto orgoglioso di questo, perché soprattutto, magari nella storia di un club ci sono dei periodi dove si vince tanto, altri un po' meno.
E quindi rimanere, fare la storia per tanti anni senza cambiare squadra non è facile e scontato. Quindi per me è motivo d'orgoglio. Poi perché sono partito dal settore giovanile, ritorno sempre lì, perché secondo me è troppo importante. Quindi questa squadra mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare uomo. Ho cercato di dare sempre il massimo per la maglia, perché racconto sempre questo, che ogni squadra ha un proprio DNA, né migliore né peggiore. Il DNA dell'Inter è molto forte perché crea un senso di appartenenza squadra, tifosi, perché quando tu entravi in campo io sapevo già cosa volevano i tifosi. Non mi piace dire sudare la maglia, però quando tu davi tutto per la maglia, questo me l'hanno riconosciuto sempre da quel suo punto di vista. Ecco. Questo è stato per me l'Inter, è stato un viaggio molto bello, durato 20 anni, 23 col settore giovanile, che mi porto sempre dentro nel cuore. Allora, i capitani dell'Inter hanno fatto la storia, tutti. Io penso alla storia dell'Inter, anche chi ha giocato una partita l'ha fatta. Però ci sono delle figure che hanno segnato. E abbiamo parlato di Giacinto Facchetti, poi io ho fatto capitano. Dopo di me è arrivato Zanetti, abbiamo giocato 4 anni insieme. E come tante volte il caso, no? Quando sono arrivati lui e Rambert, Avion Sito Rambert, che doveva essere lui il giocatore più importante, ma io al primo allenamento in montagna, in ritiro, vedo Zanetti, dico, ma questo qui da dove è venuto fuori? Non sbagliava un pallone, un primo controllo, mai, il possesso palla non gliela portavi mai via. Quindi per me è stato normale vedere la sua crescita, diventare capitano. Cresci, quando tu hai i valori con la sua fondazione, lui si è appoggiato alla mia inizialmente, i Binduni, i Girovaghi della solidarietà, poi adesso lui va da solo da tanti anni, ma quando hai dentro qualcosa, che sei stato fortunato, l'hai dato agli altri, poi lo porti anche sul campo da gioco. Per questo ti dico che Zanetti è stato un capitano incredibile, un amico, e ancora oggi insomma ci sentiamo, e è la storia, la continuità dell'Inter con delle persone fondamentali per la crescita della società. Allora, questo premio è il premio della Hall of Fame dell'Inter. Mi fa particolarmente piacere perché poi votano i tifosi. Perché ero in competizione con gente che ha smesso dopo di me tanti anni, e quindi quando tu lasci un bel ricordo e vieni votato, vuol dire che hai lasciato qualcosa di importante. Quindi felicissimo per questo premio in assoluto, me lo porto nel cuore sempre, perché qua ci sono tutti i miei premi, ma questo fa capire insomma tanto di quello che ci sta dietro, del lavoro fatto, del percorso fatto e del riconoscimento dei tifosi. Sì. Il mio rapporto con l'Inter adesso, allora, è molto positivo. Conosco molto bene il mister, perché io alleno in Accademia Inter, come ho detto prima, e suo figlio gioca nell'Inter, ma viene lì, e ogni tanto gli dico: Simone, ma vieni dentro a salutare i ragazzi. Mi fa: no, ma stavi facendo le palle inattive. Ma sono dilettanti, sono ragazzini, vieni. Però intanto mi confronto con lui, so con quanta passione allena, quanto lavoro c'è stato dietro per raggiungere i risultati, e quindi sono felice per lui. Ma quello che mi piace sottolineare è che più vado su con l'età e più vado in sofferenza con l'Inter. Sono ancora più tifoso, tante volte determinate partite che mia figlia mi dice: papà, vieni a vedere la partita, ma gli dico sempre: sei un incosciente, non si guardano, si sta in piedi, si cammina, si spizza un po', tranne quando è lavoro, ecco. Però questo è il rapporto, ecco. Io in questi anni vedo una società che sta lavorando bene, una società che rimane sempre ai vertici, poi vince, non vince, ma rimanere sempre protagonista, poi se vince meglio come quest'anno. Guarda, la squadra di questa stagione mi ha impressionato, ma sottolineo sempre che c'è tanto lavoro dietro. Poi l'hanno fatto attraverso il bel gioco, attraverso i comportamenti corretti, veramente, adesso io non so i record, però sicuramente hanno fatto un percorso bellissimo, hanno giocato un grande calcio e ci hanno entusiasmato. Felicissimo per loro, perché veramente hanno fatto qualcosa di importante. Io, sul piatto della bilancia, fare dei paragoni con il passato è sempre difficile, perché il calcio è cambiato, però sotto l'aspetto delle emozioni, di quello che hanno ottenuto,
la confronto con la mia dell'88-89. L'Inter dei record, questa ha battuto tanti record, ha vinto tante partite, ma la partita decisiva noi abbiamo vinto col Napoli, in casa a San Siro, e loro hanno vinto con il Milan. È vero, giocavo in casa al Milan, ma sempre a San Siro. E quindi, sotto l'aspetto dell'emozione, secondo me le due cose possono andare in parallelo. Per me l'Inter è un senso di appartenenza forte.